Salve a tutti, benvenuti alla quinta tappa del nostro veloce viaggio nella storia del cinema americano alla ricerca del segreto del suo successo. Proseguiamo con il capitolo dedicato agli anni 20 e vediamo oggi il periodo che va dal 1923 al 1926, che tra l'altro vede la nascita di due importantissimi studios. Buon viaggio! I Dieci Comandamenti, uscito nel 1923, è il primo colossal epico storico diretto da Cecil B. DeMille. DeMille passerà alla storia per questo genere di film, sempre grandiosi e avvincenti, opere in cui la verità storica è spesso messa in secondo piano rispetto alla spettacolarità della messa in scena, con grandiosi movimenti di massa, con migliaia di comparse ed il meglio degli effetti speciali disponibili per l'epoca. Cecil B. DeMille è uno dei fondatori della Paramount e nella sua lunga carriera girerà solo per questa casa, una carriera che durerà ancora altri 30 anni, nei quali girerà altri colossal epico storici, e per esempio nel 27 girerà Il Re dei Re, nel 34 Cleopatra, nel 52 Il più grande spettacolo del mondo. E l'ultimo film della sua carriera è del 1956 e sarà proprio un remake di questo film, ancora I Dieci Comandamenti, interpretato dal grande Charlton Heston. I pionieri dello stesso anno è un film di James Cruise, un western di grandissimo respiro che sarà un paradigma per i western successivi. Il film racconta l'epica traversata del continente americano di un gruppo di pionieri nei tipici carri coperti del West intorno alla metà del secolo XIX. James Cruise, ormai oggi dimenticato, comunque è stato uno dei più importanti registi dei western muti dopo Griffith e Ince. E questo film ha avuto un grandissimo successo proprio per questo suo impianto di grande spettacolo epico a cui fanno da contrappunto delle scenette umoristiche, ed è stato uno dei primi film ad avere questo tipo di struttura. Ed è considerato un film infatti di importanza storica, al di là delle qualità intrinseche che, vabbè, al giorno d'oggi sono ovviamente un po' datate. Rapacità, diretto da Erich von Stroheim, è l'adattamento di un romanzo di Frank Norris e racconta la storia di un ex minatore diventato dentista abusivo a San Francisco che uccide la moglie patologicamente avara. Fugge poi nel deserto con i suoi soldi, ma viene raggiunto e ammanettato. Riesce poi a uccidere il catturatore, ma senza riuscire a liberarsi, e così morirà anche lui ammanettato accanto al suo cadavere e alla borsa dell'oro. Erich von Stroheim è un regista di origine austriaca, immigrato in America nel 1909 e per alcuni anni si guadagna da vivere, soprattutto durante il periodo della guerra, come attore in ruoli di ufficiale tedesco cattivo. Poi dopo la guerra si cimenta nel ruolo di regista e qui rivela tutta la sua genialità. Questo film è considerato il suo capolavoro, ma è anche il film che gli ha stroncato la carriera perché, come tanti registi provenienti dall'Europa, è del tutto insofferente alle regole dello studio system, per cui non è capace assolutamente di rispettare i tempi di lavorazione e i budget, e questo per quel mondo è un errore imperdonabile. E infatti nel giro di poco tempo viene emarginato e sopravvive poi in piccoli ruoli di attore molto secondari. La sua ultima apparizione è del 1950 in Viale del Tramonto, diretto da Billy Wilder. Rosita è un melodramma sentimentale prodotto e interpretato da Mary Pickford, alla ricerca di ruoli diversi da quella di fidanzatina d'America, come era definita.
Il film è ambientato in una Spagna mitica dove un re lascivo ha posato i suoi occhi su una cantante di strada, che però è innamorata di un bel nobiluomo, il quale la salva dalle guardie del re, ma subisce poi la furia del sovrano che lo farà morire in carcere. Per dirigere questo film, Mary Pickford chiama dall'Europa Ernst Lubitsch, che era un regista che in Europa aveva già un certo nome. Il film ha un grande successo, ma lo ricordo qui soprattutto perché è il film che fornisce a Lubitsch l'occasione di iniziare una carriera del tutto nuova in Europa. Lubitsch è ricordato ed è entrato nella storia non tanto per il genere melodrammatico, quanto perché è considerato l'inventore della commedia sofisticata, che trapianta in America gli stilemi della operetta viennese e che è un po' il suo marchio di fabbrica. Farà altri film, nel 24 per esempio Matrimonio a quattro, e poi ancora nel 25 Il ventaglio di Lady Windermere, e poi ancora quando arriverà il sonoro Mancia competente del 32 o anche nel 39 Ninocchka con Greta Garbo, tutti appartenenti al genere appunto della commedia sofisticata. Fin dal 1919 due fratelli ebrei di New York, Harry e Jack Cohn, insieme all'amico Joe Brandt, avevano fondato la CBC Film Sales Corporation. Per 5 anni la società si era accontentata di vivacchiare con produzioni a basso costo, soprattutto film western e film d'azione. Finché poi nel 1924, nel tentativo di migliorare la propria immagine, la società cambia nome in Columbia Pictures e, già che ci sono, i due fratelli Cohn liquidano l'amico Brandt e rimangono soli al comando. Una curiosità, tanto per far capire il clima di quell'epoca. Pare che i soldi per liquidare la quota di Joe Brandt i fratelli Cohn l'abbiano chiesto in prestito ad Abner Zwillman, che era un capomafia del New Jersey. La Columbia non ha un proprio circuito di sale e perciò sopravvive con i suoi film a basso costo che vengono distribuiti insieme ai film di serie A nelle sale che offrono il doppio programma, cioè un biglietto con 2 film, da qui poi il termine B-movie. Le fortune della Columbia cominceranno a decollare quando nel 1927 entrerà in squadra un giovane e ambizioso regista di origine italiana, Frank Capra, che poi nel 1934 farà vincere alla casa anche l'Oscar per il miglior film con Accadde una notte, interpretato da Clark Gable e Claudette Colbert. Ma quando la Columbia inizierà davvero a primeggiare sarà negli anni 40, quando entreranno in squadra star del calibro di Rita Hayworth. Ma ne riparleremo. Il 1924 è l'anno di nascita della Metro-Goldwyn-Mayer. Marcus Lowe, che aveva iniziato nel 1905 a gestire una catena di piccoli Nickelodeon insieme al socio Adolf Zukor, che fonderà poi la Paramount, aveva ampliato sempre più la sua attività. Nel 1919, possedendo ormai già una grande catena di teatri, era entrato anche nel settore della produzione, acquisendo la Metro Pictures Corporation. L'anno successivo aveva acquisito anche la Goldwyn Picture Corporation. Ma Lowe vuol continuare a crescere e così nel 1924 acquisisce anche la Louis B. Mayer Pictures e la sua catena di teatri. A questo punto Lowe fonda i 3 studi in un'unica nuova società, la Metro-Goldwyn-Mayer. Lowe mette a capo della nuova divisione del suo impero Louis B. Mayer, un immigrato ebreo di origine bielorussa che la dirigerà fino al 1951 e la renderà una stella di prima grandezza. Mayer chiamerà come direttore di produzione un giovane proveniente dalla Universal, l'appena 24enne Irving Thalberg, che sarà il suo braccio destro e rivelerà qualità da tutti riconosciute come geniali, dando un contributo decisivo alla nuova azienda. Nel 1924 esce Il cavallo d'acciaio, diretto da John Ford. È una gigantesca epica western che racconta della costruzione della prima ferrovia transcontinentale che collega le 2 coste degli Stati Uniti attraversando i territori indiani. Questo è il primo grande successo di John Ford. Ford è un regista figlio di immigrati irlandesi che già da alcuni anni fa film di serie B per la Fox e per la Universal.
Con questo film invece realizza un film di grande respiro, di dimensioni epiche e che ha un grandissimo successo. E da questo momento in poi la sua fama crescerà di decennio in decennio fino a diventare il re assoluto del western americano. Ben-Hur, uscito nel 1925, è un film epico-storico diretto da Fred Niblo e racconta la storia di un principe ebreo che cade in disgrazia e riesce a riscattarsi grazie alla stima di un generale romano a cui ha salvato la vita. Questo è un film prodotto dalla Metro-Goldwyn-Mayer, costituita da poco, e realizzato quasi completamente in Italia. Ci sono voluti un grande dispiegamento di mezzi, pensate che solo per la scena delle bighe sono state necessarie 24 cineprese, 250.000 comparse. Per la battaglia delle Triremi è stato realizzato presso l'Arsenale di Livorno un cantiere dedicato alla costruzione di 2 triremi romani vere. È un progetto ereditato dalla Goldwyn Pictures, che era poi confluita l'anno precedente nella Metro-Goldwyn-Mayer, ed è stato in realtà un progetto nato male perché è estremamente costoso ed è il primo banco di prova di Irving Thalberg, il direttore di produzione della Metro-Goldwyn-Mayer appena assunto, che in qualche modo cerca di portare a casa il film e ci riesce. Il film ha anche un grande successo, ma è risultato talmente costoso che ha recuperato i costi solo dopo diversi anni. Una curiosità: per la realizzazione della battaglia dei Triremi, il gruppo delle comparse, che sono state scritturate in Italia utilizzando 2 sindacati diversi, quello fascista e quello socialista, così che durante la battaglia se ne sono date realmente di santa ragione e ci sono stati anche numerosi feriti. Stiamo parlando del 1925, l'anno successivo alla morte di Giacomo Matteotti, questo era il clima. Però la scena è risultata molto realistica. La Grande Parata del 1925 è un melodramma di guerra diretto da King Vidor e racconta la storia di un ricco sfaccendato che durante la Prima Guerra Mondiale si arruola e viene mandato al fronte, da dove torna disilluso anche se ha trovato l'amore. Questo film è uno dei capolavori dell'antimilitarismo ed è il film che lancia anche la carriera di King Vidor. King Vidor è un personaggio che è stato fondamentale per il cinema e per lo sviluppo della tecnica registica, che nelle sue mani ha fatto dei passi notevoli, soprattutto nell'uso della cinepresa, che sembra volare, usata da lui, quasi non avesse peso. E ha contribuito notevolmente a liberare il cinema da tante rigidità e da tante costrizioni che lo condizionavano. Nel 1925 nasce la Paramount. Adolf Zukor, il capo della Famous Player Lasky, fin dal 1919 aveva avviato con il sostegno di alcune banche d'affari di Wall Street una vasta campagna di acquisto di sale cinematografiche in tutti gli Stati Uniti. Nel giro di 3 anni Zukor aveva acquisito il controllo di oltre 600 sale su tutto il territorio nazionale, creando in questo modo un impero che controllava tutte le fasi della filiera produttiva, dalla produzione all'esercizio. Il 1925 è l'anno in cui l'impero di Zukor si consolida e assume il suo assetto definitivo. Dopo aver acquisito il controllo anche di un'altra grande catena di teatri di Chicago, la Balaban & Katz, fonde tutte le sue società in un'unica impresa. Il nuovo studio adotta come marchio quello di una società che appartiene al gruppo fin dal 1918 e che possiede il marchio più accattivante, la montagna della Paramount Pictures Corporation. Il percorso della Paramount è un po' quello tipico anche di tutte le altre major hollywoodiane, come in generale è caratteristica un po' di tutto il capitalismo americano, e cioè quello di creare attraverso una serie continua di fusioni e acquisizioni dei monopoli o quantomeno degli oligopoli tali da concentrare in poche mani il controllo di tutto il mercato. È una tendenza che lo Stato americano ha cercato sì di contrastare, perché comunque contrasta con i principi del liberalismo, ma forse senza troppa convinzione e certamente con non molta efficacia, come vediamo anche oggi in tanti campi, per esempio Internet.
potenza delle lobby. Nel 1926 esce Il Torrente, diretto da Montabel e interpretato da Greta Garbo. È un melodramma d'amore ambientato in una fattoria vicino a Valencia, dove Don Raffaele amoreggia con Leonora, figlia di un fittavolo, ma la dispotica madre di Don Raffaele si oppone. Lui, debole, cede. A Parigi, con il nome di La Bruna, Leonora diventa cantante famosa. Tornata in vacanza al villaggio, rivede Raffaele prossimo alle nozze con un'ereditiera. Durante la piena di un torrente lui la salva, rinasce l'amore, ma lui, sempre succube della madre, la lascia partire. Montabel è ricordato soprattutto per aver diretto questo, che è il primo dei film girati da Greta Garbo negli Stati Uniti. Greta Garbo è un'attrice svedese che aveva avuto già un certo successo in patria e che viene scoperta da Louis Mayer in uno dei suoi viaggi in Europa alla ricerca di nuovi talenti. Sì, perché i produttori hollywoodiani di quell'epoca ogni tanto facevano di questi viaggi e fare shopping di talenti per arricchire la propria scuderia e impoverire quelli della concorrenza. In realtà Mayer puntava a Maurits Stiller, che è il regista della Garbo e che è stato un po' anche il suo Pigmalione, il quale però accetta il contratto solo se con lui potrà venire anche Greta Garbo. Cosicché i due partono per gli Stati Uniti convinti di girare dei film insieme, ma subito appena sbarcati al porto di New York vengono separati dai produttori della Metro-Goldwyn-Mayer, che a quell'epoca facevano Il bello e il cattivo tempo. E così le loro due carriere si separano completamente. Questo film non ha un grande successo, però Irving Thalberg, che era il direttore di produzione della Metro-Goldwyn-Mayer, appunto, intuisce subito il potenziale di questa attrice e le fa fare subito il suo film successivo, che è La carne e il diavolo, e che vediamo adesso. La carne e il diavolo è un melodramma sentimentale diretto da Clarence Brown e interpretato da John Gilbert e Greta Garbo. Racconta una storia ambientata in un principato del nord Europa dove la fatale Felicitas induce l'amante a uccidere in duello il marito, ma poi sposa un terzo uomo. Nel tentativo di impedire un nuovo duello, Felicitas morirà annegando in un torrente. A differenza del Torrente, questo film invece ha un grandissimo successo e lancia definitivamente la carriera di Greta Garbo, che tra l'altro si innamora sul set davvero di John Gilbert, e questo va a tutto vantaggio della pubblicità e dello star system. Da questo momento in poi Clarence Brown sarà il suo regista preferito e la dirigerà in diversi altri grandi successi come Anna Christie, il primo film parlato da Greta Garbo, che è una delle poche attrici che riesce a superare la barriera del sonoro. Oppure ancora un altro grande successo del 1935, Anna Karenina. E per oggi ci fermiamo qui. Nel prossimo video concluderemo il capitolo dedicato a questi ruggenti anni 20 con il triennio che va dal 1927 al 1929, un triennio cruciale in cui accadono almeno 3 eventi epocali: la nascita dell'Academy, che è l'ente che assegna gli Oscar, l'avvento del sonoro e purtroppo la crisi del 29 che sconvolgerà l'America. Grazie per avermi seguito fino a qui. Se il video vi è piaciuto mettete un like qui sotto, iscrivetevi al mio canale e se avete osservazioni o suggerimenti scrivetemi, vi risponderò molto volentieri. Alla prossima puntata.